Impianti di conifere realizzati nel secolo scorso hanno subito un abbandono colturale che ha determinato delle condizioni di degrado diffuso del bosco. Un bosco degradato mostra una serie di problematiche, tra cui un aumento del rischio di incendi, una ridotta produttività e densità e un aumento della necromassa. Queste condizioni determinano anche una riduzione del potenziale di mitigazione dei cambiamenti climatici di questi boschi. Infatti la CO2 sottratta all'atmosfera tramite la fotosintesi non è in grado di bilanciare la CO2 emessa dai processi di decomposizione della necromassa e dal suolo. Con il progetto Foresmith abbiamo dimostrato infatti che un bosco degradato diventa una sorgente netta di CO2. Siamo nella pineta di Pino Nero di Montemorello, un rimboschimento effettuato circa 65 anni fa, a prevalenza di pino nero ma con risarcimenti anche di altre specie, tanto che adesso la struttura del bosco è di tipo misto, diciamo. La gestione delle pinete prevede per la loro funzionalità che vengano effettuati dei diradamenti nel corso del ciclo. Mediamente i diradamenti normalmente venivano effettuati dal basso, quindi venivano diciamo, asportati soltanto il piano dominato. Invece il progetto Foresmith prevede un tipo di diradamento di tipo selettivo, nel quale vengono scelte circa 100 candidate ad ettaro tra le migliori piante e poi queste piante vengono liberate dalla loro concorrenza nel piano superiore, quindi a livello delle chiome. In questo caso la preferenza nella scelta delle candidate è stata fatta più che altro sulle piante diverse dal pino. In questo caso abbiamo un bel esemplare di cerro, proprio anche in funzione della prossima fase di successione che prevede appunto una mescolanza tra le specie. Questa modalità di diradamento è stata concepita perché fosse il più possibile semplificata, ovvero facilmente replicabile. Tra le criticità diciamo, di questo metodo possiamo considerare intanto gli aspetti normativi di alcune regioni che non prevedono questo tipo di intervento espressamente. Però diciamo che il problema potrebbe essere ovviato tramite piani di gestione che prevedano questo tipo di intervento. Il diradamento selettivo è stato applicato in due LIFE, il Selpy BioLife e il Foresmith. Il metodo abbastanza semplice, è stato poi replicato dai gestori locali su altri tratti della loro foresta. Riteniamo che sia importante una fase di formazione e divulgazione del metodo in modo tale che diventi prassi operativa anche in altri boschi.